Ho toccato spesso il tema delle relazioni di coppia in questo canale, quasi sempre ispirato in fondo da una o più sessioni di coaching che stavo tenendo in quei periodi, sessioni in cui mi trovavo ad ascoltare le dinamiche poco felici che affliggevano uno o entrambi i partner. Molte volte, ascoltando i problemi di incomprensione, le aspettative frustrate di uno dei due attori coinvolti in una relazione, mi rendo conto che sta vivendo qualcosa di non voluto, qualcosa che va contro i suoi reali bisogni, ma che è sempre stato presente sin dalle prime battute del rapporto. Il punto è che, preso com'era dalla passione iniziale, non ha voluto vederlo e a un certo punto questo qualcosa è diventato frustrante. Ora, so che probabilmente per qualcuno non risulterò simpatico per quello che sto per dire, ma sono sempre più convinto che per alcune persone questo non voler vedere certi atteggiamenti iniziali disturbanti di chi scelgono come partner abbia molto a che fare con un desiderio troppo pressante di trovare finalmente qualcuno con cui stare, quando in fondo è solo perché non stanno bene da sole. Per essere più chiaro, esistono degli indizi nelle prime fasi di una relazione che a mio avviso sarebbe possibile raccogliere semplicemente notandoli, ma alcune persone tendono a entrare in stati di negazione e nella pratica si costringono a non vederli, pur di illudersi di aver trovato qualcuno con cui stare. Oggi vediamo insieme una breve carrellata di possibili indizi che una persona desiderosa di costruire una coppia proiettata in un futuro condiviso farebbe meglio notare per evitare la frustrazione nel momento in cui questi indizi diventano certezze talmente evidenti da incrinare gli equilibri. Quante persone si lamentano di incontrare spesso o sempre uomini o donne che non sono disponibili a una relazione impegnata. Molti infatti si coinvolgono parecchio nei confronti di chi al contrario è emotivamente bloccato o volutamente schermato, ma inizialmente si dimostra aperto alla frequentazione. Non è semplicissimo far caso a certi indicatori comportamentali che, quando sono presenti sin dai primi incontri, dovrebbero mettere in guardia sul fatto che ci stiamo provando con la persona sbagliata per noi. E ribadisco per noi, poiché chi non si lascia andare non è sbagliato in assoluto e si sta difendendo da antichi dolori, oppure semplicemente non è attratto da noi. Qualche settimana fa ti ho parlato delle persone con funzionamento evitante e spesso sono proprio queste a non volersi legare. Puoi guardare il video che si intitola Chi sono gli evitanti e lo trovi nel mio archivio. Ora vediamo alcuni degli indizi su cui dovresti porre attenzione nel caso tu desideri costruire un legame di coppia che prevede impegno, condivisione, progetti comuni e alleanza. Uno dei segnali più importanti da cogliere, e non è nemmeno difficile farlo, è la tendenza che alcune persone hanno già nel primo incontro di parlare molto di se stesse e di non dimostrare alcun interesse alla nostra soggettività, alla nostra storia. Alcuni infatti si proteggono dalla condivisione, parlando a ruota libera di ciò che li riguarda, confinando l'interlocutore nel ruolo di spettatore di un monologo e magari al momento di salutarsi dicono ad alta voce «Ho parlato tutto il tempo io, la prossima volta mi racconterai di te», ma anche la prossima volta ricomincia lo stesso copione. Al di là dell'ovvio, chi durante il primo incontro si concentra solamente sulla sua persona è chiaramente un individuo che non desidera connettersi con l'altro, non ne è curioso e dal momento che la connessione è uno dei capisaldi di una coppia che funziona è un chiaro segnale che non c'è intenzione di reciprocità, ma solamente un egocentrismo dilagante. Un'altra sfumatura fondamentale da notare, che si collega parecchio al primo punto, è il fatto che nel monologo ego riferito questa persona evita di parlare delle proprie emozioni, dei suoi sentimenti, si limita a rimanere in superficie, raccontando eventi, storie e aneddoti su un piano meramente descrittivo, senza mai aprire la sua intimità. Anche questo è un segnale di scarso desiderio di connessione e spesso sfocia in una sfumatura ulteriormente svilente, nel momento in cui l'altro si apre e confessa una sua debolezza, ad esempio, che subito viene minimizzata oppure criticata tramite battute ironiche e velate derisioni. Si tratta ancora una volta di un meccanismo di difesa per tenere l'altro a distanza a causa di un'intima paura di ferirsi e per questo non sarebbe da condannare ma semplicemente da registrare come tendenza e farci due conti, domandandosi ad esempio se è il caso per noi di instaurare una relazione con chi non ci vuole vedere del tutto.
Un altro indizio spesso sottovalutato è il fatto che la persona si presenti al primo incontro come seducente e carismatica, che dimostri una chiara intenzione di coinvolgerci emotivamente, offrendo la sua versione migliore per poi scomparire nei giorni successivi. In questi casi l'altra persona, quella sedotta, anziché prendere atto di un indizio importante, cerca di ripristinare il contatto, magari con i messaggi, ma non riceve risposte in tempi normali e consoni al comportamento avuto nel primo incontro, quasi si trattasse di un'altra persona. Insistere nel cercarlo, in questi casi, può spingere il latitante ad accettare altri incontri con i suoi tempi e quando probabilmente non ha nulla di meglio da fare. Ecco la trappola, coinvolgerci nei confronti di un uccel di bosco, quando invece desideriamo presenza e rispetto, ci rende complici di un meccanismo deleterio. Solitamente il primo incontro conoscitivo si svolge in un locale pubblico, un bar o un ristorante, e sarebbe molto utile far caso a una sfumatura. La persona con cui siamo, come si comporta con i camerieri? Alcuni dimostrano poca educazione o addirittura arroganza per chi sta svolgendo il suo lavoro e tendono a trattare queste persone come fossero dei servitori, non elargendo alcuna gentilezza né sorrisi, non ringraziando e dimostrandosi ipercritici e pretenziosi di ricevere un trattamento di favore. In questi casi la domanda utile da farsi potrebbe essere: mi sta bene frequentare una persona così poco rispettosa nei confronti di chi riveste un ruolo di servizio? Come si comporterà con me una volta iniziata una relazione, un soggetto del genere? Può sembrare banale, ma molti non fanno caso a queste sfumature che invece dovrebbero essere colte, poiché dicono molto sulle capacità relazionali di un individuo. Un'altra cosa a cui farei molta attenzione se fossi in te è il fatto che già al primo incontro una persona si metta a parlare male dei suoi ex e indugi a raccontare aneddoti privati, manco fosse davanti a uno psicoterapeuta. Questo non solo può essere un indizio del fatto che è ancora coinvolto o coinvolta dall'ex partner, ma è anche di cattivo gusto se fatto la prima uscita. Ciononostante alcuni rimangono ad ascoltare questi sfoghi, che quando escono dalla bocca di uomini portano alcune donne ad assumere il ruolo della croce rossina, pronta a medicare le vecchie ferite di un povero gentiluomo che se fosse davvero un gentiluomo nemmeno si sognerebbe di raccontare certe cose. Come ultimo indizio voglio portarti il più gettonato e spesso il più sottovalutato. La persona non perde occasione già nelle prime uscite di dichiarare più volte di non avere intenzione di legarsi, di stare bene da sola e di non desiderare impegni di alcun tipo sul piano sentimentale. In questi casi dovremmo semplicemente tradurre le sue frasi togliendo ogni arabesco e arrivando al nocciolo della questione, che è: se va bene anche a te, possiamo vederci per fare sesso, ma nulla di più. A questo punto può innescarsi la dinamica della tromba amicizia, di cui abbiamo già parlato in un video precedente, dimensione da non demonizzare quando entrambe le persone sono realmente d'accordo sul patto di non legarsi affettivamente, ma le premesse di questa puntata erano chiaramente dedicate a chi cerca un legame di coppia stabile. Per concludere, qui mi attirerò probabilmente un'altra dose di astio da parte di qualcuno. C'è una considerazione che trovo importante da fare. Se ti capita spesso o sempre di uscire con persone emotivamente non disponibili, potrebbe darsi che anche il tuo sistema emotivo si stia difendendo in qualche modo dal pensiero di avere una relazione stabile, nonostante la tua parte razionale sembri di desiderarla fortemente. Può trattarsi di una sorta di autosabotaggio inconsapevole per tenerti lontano o lontana da una dimensione di coppia impegnata che in fondo ti spaventa, e gli stati di negazione di cui ti ho parlato all'inizio probabilmente sono funzionali a questo meccanismo. Esco con persone non disponibili per potermi confermare che la coppia che desidero non è possibile. Pensaci. Alla prossima.